1, 2, 3, prova. Benissimo, eccoci qua. Allora, non sono sicuro di essere in linea. Sì, sono in linea. Ok, perfetto. Allora, ciao, benvenuti a tutti. Questa è la terza lezione del mio corso che prenderà una via più tranquilla, più chiacchierata, diciamo, più da blog, più da diretta. Cosa vuol dire? Siccome non ho molto tempo per stare a seguire il mio canale e i miei video, perché un video fatto bene come vorrei, con l'audio giusto, con la qualità giusta, con la velocità giusta, richiede moltissimo lavoro e anche esperienza e voglia, però vedo che il canale sta prendendo, voglio fare questa linea, questa serie di corso così più buttata a braccio, perciò per un pubblico sicuramente minore, più affezionato che meno mainstream, diciamo. Poi col tempo accompagnerò appunto la serie di lezioni sia su FreeCAD che su Fusion a un livello un po' più appetitoso. Cosa vuol dire? Questo adesso siamo un attimo nella pagina, nel canale del mio secondo video che ha raggiunto 1000 visualizzazioni in 5 mesi, che comunque sono per la tipologia del canale, comunque un ottimo risultato. E perciò vi vado un attimo a spiegare il canale come è fatto. Allora, voi, per chi è arrivato alla seconda lezione o anche chi è fermo alla prima, ho visto, già sapevo che fa un po' di fatica a muoversi sul canale e andare a trovare le altre lezioni, perché YouTube in questo ambito non funziona tanto bene, non è magari comodo come una pagina Instagram dove si entra facilmente sulla pagina e riesce a vedere tutte le cose che caricano. Ci sono vari modi per andare a vedere le altre lezioni. Io ho anche altre lezioni di FreeCAD, ho caricato già delle lezioni di Fusion di un corso che avevo preparato, però sono le ultime lezioni. Le prime lezioni le devo rigirare. Comunque, ve le dico così chi già arriva alla terza lezione avrà più praticità. Semplicemente andando, potete andare a cliccare in vari punti di YouTube sulla faccetta della matitina, o a volte lo linko anche tra i commenti. Ecco, qui era un link che non ha più funzionato benissimo. Andate al mio canale. Il mio canale, questo che lo riesco abbastanza a gestire, alla pagina troverete delle varie strisce. Questi sono, qui troverete, se mantengo questa linea, dei video che YouTube dice che per il vostro caso sono più indicati. Andando giù troverete video corso FreeCAD in italiano, qui troverete tutte le lezioni riguardanti questo corso. Scorrendo troverete altro. Questi sono altri video di modellazione che ho fatto dove non parlo, sono delle prove. Questo è il mio video corso di Fusion, che mancano però delle prime lezioni. Lezione numero 1 c'è, poi dalla 1 alla 7 le devo registrare. Qui trovate tantissime lezioni cortissime su ogni canale o su ogni comando di Fusion. Se usate FreeCAD andate assolutamente a studiarvi anche Fusion, perché sono programmi che diversi ma che si assomigliano. Poi magari parliamo anche dei programmi CAD eccetera, esatto, farò anche un po' di chiacchierate. Avevo messo anche un vecchio video di un file AutoCAD, ma questo non è un po' interessato a nessuno. Comunque, ecco, da qui voi potete andare sul mio canale e poter spulciare un po' meglio, più facilmente trovare i miei corsi. Detto ciò, chiudo. Torniamo su FreeCAD, sull'ultima lezione, la nostra tazza. Qui abbiamo la tazza e il bicchiere. Poi vorrò trovare anche un modo per caricare a qualche parte su internet
trovate tutto quello che faccio nel video, così li potete scaricare gli originali. Pensavo a un file Google Drive, ma se avete in mente qualcosa di più carino e professionale, ditelo pure. Importante, vorrei anche trovare un modo per riuscire a contattarci. YouTube non ha una sezione messaggi, non volevo mettere neanche una mail perché mi si riempirebbe, anche se fatta ad hoc, mi si riempirebbe credo di spam, mettendo l'indirizzo dentro il sito. Sicuramente dei bot lo andrebbero a prendere mandandomi quintalate di schifezze, adesso non so. Comunque, se mi volete contattare per collaborazioni, aiuti, informazioni, diciamo, io lavoro come disegnatore e volevo continuare a espandere la mia esperienza, la mia professionalità usando il remoto. E perciò ecco, se avete idee, collaborazioni, provate, vediamo, magari commentate, vediamo se troviamo un punto di incontro. E sicuramente forse col tempo andrò un po' a andare via da YouTube per andare sul mio sito dove posso avere il pieno controllo dei video, cosa che non succede con YouTube. Però vediamo come se avrò voglia, soprattutto perché al momento è solo così per la fama, che la fama non me ne frega niente. Allora, perciò iniziamo subito, adesso che ho fatto 4 chiacchiere, poi dopo farò subito altri un paio di video dove vado a rispondere alle vostre domande che sono state fatte. E cosa faremo oggi? Oggi andremo a vedere con i comandi che abbiamo già visto, andiamo a vedere delle nuove opzioni di funzionamento per andare a creare un coperchietto per questa tazza. Allora, cosa dobbiamo fare? Perciò adesso vediamo quanto ho registrato qui 7 minuti, perciò per chi è stato paziente andiamo a modellare. Allora, quello che sto facendo è, se ve lo ricordate, è utilizzando i tasti del blocco numerico vado a cambiare le diverse visualizzazioni delle angolature della visualizzazione. Poi andiamo in ortografica, ecco qua, che è la tipo di visualizzazione più adatta a disegnare, ma ma non è realistica, cioè non c'è la prospettiva. Allora, per disegnare la tazza voglio utilizzare, come abbiamo usato nella lezione precedente, il comando schizzo. Allora, andiamo su, cambiamo tavolo di lavoro, bench, andiamo su part design. Il computer sta perdendo un po' di pezzi perché alla sua età questi programmi richiedono molto potere di calcolo e molta scheda grafica, RAM, eccetera. Parte design, vediamo, sì, ho preso la parte giusta. Allora, vista combinata, sulla finestra vista combinata, clicchiamo a modello. Allora, bicchiere, perché vediamo bicchiere, tazzina, bicchiere, ci va a prendere il bicchiere nel documento coperto anche del bicchiere, però per non fare confusione lo vado a chiudere. Poi chiudo tutto. Ok, vediamo. No, allora ho bisogno di creare un nuovo corpo. Ok, poi nuovo corpo, tasto destro, andiamo a rinominare sempre per aiutarvi alla comprensione. E nominiamo coperchio, semplicemente adesso. Ok, perciò lavoreremo all'interno dell'oggetto del coperchio. Clicco su origine, spazio, mi si accende, sempre c'era stata, gli assi. Ora io voglio andare a disegnare, diciamo, uno schizzo su questo piano. Crea uno schizzo, piano X
Z, lo clicco da qui e gli diamo consent. Ok, ora questo andiamo un po' a ingrandire. Mi muovo nello spazio. Questo ricordiamo, pulsante centrale del mouse premuto, tengo premuto, ho una croce con le 4 freccette, continuo a tenere tutto premuto, premo il tasto destro del mouse, mi cambia l'icona e spostando il mouse, tenendo premuto, sposto la vista. Io voglio disegnare qui dentro, ora disegnando con la tazza mi dà fastidio. Andiamo a cambiare la metodo di visualizzazione. Dove ce l'ho? Mi sembra che ce l'ho stile disegno. V3. Reticolo. Ecco qua. Torniamo su fronte. Perfetto. Ora, perfetto. Perfetto, no. Allora, prima ancora. Ok, allora per io andare a prendere la misura perfetta senza tener conto di eventuali tolleranze, vediamo se qui me lo fa, ho i miei dubbi, vado con questo nuovo comando geometria esterna, gli dico quale geometria esterna deve prendere in considerazione, vediamo se la legge, questa è difficile, che me la prende, non me la prende, benissimo. Non me la prende benissimo, ho fatto una figura enorme, ma siccome vi ho detto voglio fare tutto in diretta, non mi interessa, vado avanti. Allora, prendiamo la linea, ve lo farò vedere in futuro questo comando. Prendo la linea, andando a stirare la linea, come vedete si accende quella linea orizzontale rossa, quella è un vincolo orizzontale, che vado a mantenere, clicco. Cosa vuol dire? Che questa linea sarà sempre e comunque parallela al piano o in orizzontale. Questo punto sta a indicare che la linea invece è sempre vincolata a questa linea di costruzione. Vado su, come prevedete ho cliccato sul puntino facendo apparire la croce anche qui, vado su, mantengo il vincolo della linea in orizzontale, la linea rossa vedete che si accende avvicinandomi, e vado anche a, mettendolo qui sopra mi dà in automatico il vincolo di collegamento alla linea. Va benissimo, ciò che mi serviva. Vado su, ancora vincolo, si accende, clicco, poi l'altezza la andremo a regolare, clicco qua, riprendo la croce, clicco qua, clicco qua sul vuoto, clicco su e clicco così, dai, facciamola semplice. Ok, tasto destro, tolgo il comando. Allora, questo e questi due punti li voglio unire, li seleziono, poi gli do coincidenza, perfetto. Ora se io prendo questa linea, vedete, blu, blu, rimane scollegata, si muove, come si muove questa, a parte rispettano solamente il fatto che stanno in orizzontale e in verticale i punti. Ora, vediamo. Ecco, vediamo questa forma ad occhio adesso, rimaniamo sempre ad occhio senza stare a spiegarvi tanto. Qui potrei fare ore e ore di lezione, ma adesso vi faccio vedere altri comandi, un po' alla volta. Andiamo a disegnare metà
mezzo profilo del nostro tappino. Ok, poi vediamo se ok, allora vado a selezionare un paio di punti. Esiste questo comando vi dà i vincoli in automatico, tac, con le quote. Ecco, le quote andiamo a spostarle. Può essere un metodo più veloce e più semplice per andare a regolare le altezze, perché voi una volta fatto così basta che cliccate qui e andiamo a dare l'altezza che ci serve. Olè, senza dover fare questo passaggio, ma non è che ci cambia tanto. Questo semplicemente è andato, vuol dire che è andato in sovravincolo, ecco, parola inventata. Ok, cos'è che vi volevo far vedere? Vi volevo far vedere questo comandino raccorda schizzo, preservando i vincoli. Andate a cliccare, mettete una linea, due linee, olè, e ce lo raccorda. Potete muoverlo, non mi dà la misura. Per prendere la misura selezionate la misura, le da qui, raggio, vincola, diametro, vincola, raggio, diametro automatico, raggio, abbiamo 2, ecco qua, abbiamo il raggio, perciò adesso vi ho fatto vedere come si vincolano i raggi e dove trovate il comando, perciò come è divisa questa interfaccia, andiamo a vederla. Qui avete gli oggetti che potete creare, linee, quadrati, rettangoli, asole, esagoni, ottagoni, eccetera. Comandi per modificare, qui abbiamo il raccordo, qui il comando diciamo taglia, estendi, dividi, geometria esterna, andiamo a prendere appunto una geometria esterna, in questo caso non me l'ha presa. Provate a fare la prova su un cubo, vi verrà sicuramente. Cosa succede? La linea che cliccavate si illuminano di blu mi sembra, e le potete usare come punti di coincidenza, perciò andare a prendere la misura precisa. Questo trasforma la copia, questo vi trasforma in geometria di costruzione, cioè potete creare cliccando, le linee diventano blu, le potete sbizzarrirvi, sono linee di costruzione che rimangono dentro lo schizzo e non vi daranno problemi quando andrete a estrudere, spariranno. Tasto destro, adesso le togliamo, selezionato, tasto cancella. Allora, un'altra cosa che vi accenno adesso, poi nel corso fatto bene verrà spiegato bene tutti i comandi, tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse si crea una finestra. Se andate da sinistra a destra avrà un motivo, da destra a sinistra ne avrà un altro. Il motivo che significa che così seleziona tutto ciò che è dentro, no? Ecco, la finestra così seleziona tutto ciò che è dentro, la finestra da destra a sinistra, tutto ciò che passa attraverso, anche ciò che rimane fuori. Ecco, basta che l'oggetto rimane dentro, perciò così tutto ciò che è dentro viene selezionato, così tutto ciò che coincide con la linea. Tasto, ok, clicco, tolgo tutto. Tasto destro sul niente mi apre questa finestra, ho appena visto. Ok, allora qui ho raccordato, raccordiamo anche qua. Cosa succede? Perché se noi raccordiamo adesso è un modo per fare, come ho fatto vedere negli esercizi prima, il refill, lo smusso. Può essere fatto in due modi, può essere fatto sul corpo 3D creato o può essere fatto sullo schizzo. Sicuramente questo è un modo più preciso di comandare e di tenere sotto controllo le varie misure.
su pasticcio proprio in libertà. Non vi do delle misure precise da seguire. Ok, facciamo così. Qui volevo metterci una palletta, la possiamo disegnare adesso o dopo? Lo facciamo dopo così faccio vedere un altro comandino. Ok. Ok, è tutto schifosamente fatto. A cavolo, non ci sono comunque problemi. Andiamo a chiudere lo schizzo. È verde, va bene. Ha delle problematiche? Vediamo un attimo. Ha delle problematiche, ma vedo che non mi interessa. Allora, seleziono lo schizzo. Gli diamo un nuovo comandino. Abbiamo usato estrudi solamente. Qui trovate altri comandi. Rivoluzione, che è divertentissimo, loft, sweep, elica e primitive. Adesso divertiamoci con uno dei comandi più divertenti che è rivoluzione. Allora, qui adesso non capite cosa è successo perché sono rimasto con la vecchia visualizzazione, non importa. Qui vedete questi vari dati, non vi dico niente, andate a divertirvi a vedere cosa succede ed ok. Cosa è successo? Ma qui c'è sto casino di linee, spazio, tolgo gli assi, rivado sul comando visualizza, andiamo a mettere la visualizzazione com'è. Eccolo qua, il nostro coperchietto brutto come la morte. Il nostro coperchietto, perciò adesso vi sfido, fate un coperchio carino e non posso vedere perché su YouTube non si possono caricare le foto e i commenti. Però vabbè, divertitevi. E diamo tasto destro un colore casuale. Questo cosa vuol dire colore casuale? Questo è un colore, questo no, che sono due corpi diversi. Andiamo a tazzina, se ci si spegne la tazzina, ma fillet prendiamo, esatto, la spegniamo. Sono due corpi separati. Come vedete, questo colore, aspetta, non è molto adatto, la visualizzazione, vediamo se ce lo cambia, colore casuale, no. C'era un modo per cambiare colore da qui, allora coperchio, rivoluzione, proprietà, no, valore, no, no, benissimo, non funziona, sti cavoli. Non si aspetta, però c'era un modo più diretto per cambiarlo, non importa, peggio che peggio, ok. Allora, vedete, i raggi, gli smussi sono rimasti. Per, nel modo che ho fatto prima, se io voglio andare a cambiare quei valori, ci avrei messo una notte, un giorno, invece riprendo lo schizzo e vado a modificarli, l'ho anche spostato, non importa, sto andando a modificarli da qui, si automodificheranno. Qui da errore, vediamo se ce lo tiene, ecco qua, vedete? Si è in automatico cambiato. Non solo, adesso guardate, facciamo anche questo, vediamo se me lo fa fare. Qui dice, vabbè, sopra, non so cosa significa. Ah, ecco. Perfetto. Ho usato al volo il comando taglia. Ho creato queste linee, ora uscendo dovrebbe essersi creato l'intaglio. E voilà! Ora, ok, ok, riaccendiamo la tazzina sotto. Metto 0 su una vista più carina e andiamo a prendere questo comando. Vediamo come si chiama, ve lo dico.
crea primitiva additiva e facciamo una sfera raggio 5 mm, no, facciamo una cosa più piccola, raggio di 1 mm, una cosa di 2 mm, facciamo 1,50 3 mm. Che diavolo ha fatto? Non ho idea. Perché l'ha rivoluzionato. Ok. Su una superficie. Crea la primitiva, perfetto. Ho selezionato la faccia, gli ho dato il punto, perfetto, perciò neanche la sposto. Qui ho, la posso scegliere. XX, sì, la volevo alzare, non me lo fa fare adesso. Gli diamo ok. Ok, vediamo. Sì, me l'ha anche già fusa. Vi volevo far vedere il comando di fusione, ma me l'ha fatto. Perché me l'ha fuso? Perché sono rimasto all'interno di questo comando e me l'ha fuso. Altrimenti avrei usato i comandi appunto di fusione che stanno booleane. Eccoli qua. Poi possiamo sempre comunque usare i comandi di smusso. Se mettete troppo smusso vi sparisce l'oggetto, o vi dà errore, in questo caso non è sparito. Ecco qua, però così si va tanto a complicare l'oggetto, state attenti a usarlo. Andiamo, torniamo alla nostra prospettiva, bah, al limite della decenza. Vediamo un po' se gli diamo anche la visualizzazione ombreggiato, che è molto più realistico. Ecco qua. Eccomi qua, avevo messo in pausa perché ne ho approfittato per fare lo screen. Poi, ultima chicchetta della lezione, prima di andare a prepararvi la prossima lezione chiacchierata veloce, vi do delle nozioni generali di FreeCAD su cose carine che sono da sapere, dove andare a prendere informazioni, eccetera. Questa piace, invece adesso la cosa che andiamo a vedere piace a chi traffica con le stampanti 3D. Andiamo cioè a trasformare i nostri oggetti creati in un file STL. Salviamo, non so se ve l'ho fatto vedere, però semplicemente salva con nome. Andiamo a creare. Andiamo a salvare questo file. Ce lo ritroviamo perciò sul desktop. Qui adesso un attimo, è difficilissimo. Ho un doppio schermo, sto usando, ma è molto difficile. Allora, ok, allora abbiamo salvato il nostro programma. Ora io voglio esportare la mia tazza. La selezioniamo. Aspetta, qua c'è. Mi rimane, sembra selezionato il coperchio, ma credo sia un errore. Seleziono solo la tazzina, file, esporta, desktop, mettiamo nome, a scelta già qui c'è perché l'ho usato. Andate a cliccare qui, trovate tutti i formati che questo fantastico programma può salvare.
Autodesk AutoCAD solo il 2D, perché il 3D è copyright di AutoCAD, non ve lo fanno usare in alcun modo. FEM, questo per chi è nell'ingegneria sa di cosa stiamo parlando, e vi anticipo che andrò a vedere qualcosina sul FEM che non conosco, ma lo andrò a fare come lezione perché ho riscontrato che gli studenti di ingegneria non hanno facile accesso a dei programmi dove si usa il FEM per fare i loro studi, cosa che invece con FreeCAD si può fare gratuitamente. Potete fare tutte le prove FEM che volete per le vostre tesi. Inventor, Java, OpenCAD, Step, e qui trovate STL. Salva, mandiamo giù. Eccolo qui. Allora, a me adesso mi appare con questa icona di Paint 3D, un programma che Windows mi ha messo a forza, che è discutibile, però ce l'ho già in automatico. Voi vedete facendo STL cosa vi appare, se no dovete scaricare un programma di visualizzazione 3D per stampanti tipo Cura. Andando a cliccare vi si aprirà il vostro oggettino in STL. Nelle prossime lezioni vi farò vedere anche come aprire su FreeCAD. Vabbè, questo programma non puoi scarabucchiare sugli oggetti. Ecco qua il nostro oggettino. Questo sarete il programma di stampa. Voilà, l'ho andato a stampare. Nella prossima lezione, nelle prossime lezioni lo andiamo a fare il contrario, andiamo a prendere un file STL da un sito, perciò andiamo a prendere un'immagine complessa, ce la portiamo su FreeCAD e poi ci andiamo un po' a così tagliare, aggiustare, si possono fare un po' di cosine, un po' di modifiche, cosa utilissima perché magari voi su non so, un sito andate a scaricare l'STL, volete togliere un pezzo, ad esempio andate a scaricare questa tazza orrenda e volete farlo senza maniglia, c'è il modo di andarla a modellare, a tagliare, a rimodellare il pezzo. Ok, con questa si chiude la mia terza lezione, abbiamo fatto una mezz'ora abbondante, ci vediamo alla prossima. Commentate assolutamente, naturalmente in modo positivo perché mi fanno mandare sul canale in alto, e fate domande su domande, farò anche adesso a breve un video dove vi rispondo un po' così, nel mio possibile. E perciò ciao ciao, alla prossima!